Ciao ragazzi, oggi parleremo del Portogallo, uno dei migliori paesi dove andare a vivere. Pensate che il Portogallo è al quarto posto nel Global Peace Index, che sarebbe un indice a livello mondiale dei paesi più pacifici al mondo. Per non parlare poi di una tassazione, di un costo della vita più basso, di un clima ottimo, di persone molto accoglienti, generose, ma allo stesso tempo anche molto umili e riservate. E ci collegheremo con Marco e Irene, due ragazzi dal cuore toscano che hanno ricominciato tante volte da zero e quindi ci potranno dare tanti consigli su come trasferirsi all'estero. Loro pensate che sono stati più volte in Spagna, in Irlanda, hanno vissuto 6 anni in Scozia, poi non ne potevano più del clima e si sono trasferiti in Portogallo, a Braga, dove oggi vivono da 4 anni e se ne sono innamorati. Quindi spero di avervi messa un po' di curiosità sul Portogallo, non voglio farvi perdere altro tempo, vi lascio al video, ciao! Ciao Marco, ciao Irene, come state? Ciao, Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Bene, è un piacere conoscervi e avervi ospiti qui con me a Italian Globetrotters. Anche per noi, è un piacere. Dove state voi? Noi siamo a Braga e Braga si trova a 35 minuti da Porto, proprio nel nord del Portogallo, nella parte più piovosa. Ecco. Fino a un po' di anni fa era veramente piovosa Braga, ma da 2 annetti diciamo che non sta piovendo così Anche tanto. per il cambio climatico non abbiamo ancora avuto l'inverno, diciamo le giornate un pochino più fredde sono arrivate da poco. Sì, perché gennaio e febbraio praticamente abbiamo mangiato in terrazza, cioè c'erano delle temperature eccellenti. Primaverili. Cavolo, tanta roba, eh. Ora dopo ci parlerete anche del clima, si fa una bella intervista completa. Allora, senti, prima di parlarci anche chiaramente della vostra esperienza e di farvi qualche domanda più specifica su dove vivete voi, raccontateci un po' di voi, la vostra storia, da dove venite e come insomma siete poi finiti lì in Portogallo, cosa anche vi ha spinto, ecco, a lasciare l'Italia. Allora, partiamo dal 2007. Io nel 2007 sono espatriato e sono andato in Spagna perché volevo conoscere un'altra lingua e un'altra cultura. Quindi sono stato lì un anno, ho fatto le mie esperienze, mi sono specializzato nel mio lavoro, sono tornato in Italia e insieme siamo riespatriati. Sì, io nel frattempo stavo finendo di studiare, io sono laureata in beni culturali, quindi la mia formazione iniziale è quella, anche se poi ho fatto tanti lavori diversi e quindi la mia prima esperienza fuori, invece proprio di vita fuori, è stata insieme a Marco a Dublino, perché io ho vinto una borsa di studio del progetto di mobilità Leonardo e quindi io mi sono trasferita prima, poi mi ha raggiunto anche lui e sono stata lì in tutto 4 mesi e ho studiato inglese e ho lavorato in una galleria d'arte contemporanea nel centro di Dublino. Siamo tornati in Italia, poi ci siamo riespatriati un'altra volta e siamo andati a Madrid. Di nuovo in Spagna. Non ci sappiamo stare fermi. Ho lavorato un anno in uno studio dove facevamo pubblicità per la televisione spagnola. Io nel frattempo sempre stavo facendo uno stage in un museo di indumentaria a Madrid e poi da lì Marco ha avuto un'offerta di lavoro per dalla la Scozia. Quindi ho detto va bene, mollo tutto qui a Madrid, vado in Scozia. Abbiamo cambiato vita tantissime volte. Sono andato in Scozia, sono rimasto lì 6 anni, diciamo. I primi 3 anni avevo contratti corti, quindi facevo, diciamo, Italia, Scozia spesso e poi alla fine mi hanno fatto dei contratti lunghi, quindi totale sono 6 anni. Io sono arrivata dopo nel 2015, nel frattempo io ho lavorato all'inizio un po' nell'ambito museale, se ci sono persone che ci stanno ascoltando che hanno fatto lo stesso percorso è molto difficile riuscire a trovare un lavoro diciamo a lungo termine, io avevo sempre contratti temporanei, alla fine mi sono un po' stufata e ho cambiato un po' settore, siccome mi piacciono anche i bambini ho fatto un master per lavorare negli asili nido, quindi è voluto il caso che non ho trovato lavoro in Italia ma ho trovato lavoro in Scozia perché nel frattempo ho avuto un colloquio perché cercavo lavoro per raggiungere Marco, quindi io ho lavorato quasi 3 anni in questo asilo. Poi siamo iniziati a essere un po' insofferenti, soprattutto per il clima. Io non ne potevo proprio più perché pioveva tantissimo, l'estate durava 2 settimane se andava bene. Poteva essere 2 giorni in queste 2 settimane dove c'era 25 gradi e poi ciao, quella è l'estate. Quindi nonostante diciamo ci dispiacesse lasciarla da un lato perché avevamo tanti amici, Marco lavorava in un team internazionale, quindi amici scozzesi, amici portoghesi,
portoghesi, amici spagnoli, era molto bello quello dal punto di vista sociale, diciamo. È arrivata un'offerta di lavoro dal Portogallo, io lavoro in uno studio dove facciamo film e appunto pubblicità anche per il Portogallo, per la televisione in Portogallo. Sì, è una produttrice cinematografica specializzata in effetti speciali per il cinema, quindi un settore molto specifico. Io sono artista 3D. Abbiamo lavorato anche per film di Hollywood, quindi dove ci sono proprio questi effetti speciali, quindi esplosioni, tutte queste cose, sì. Quando abitavamo in Scozia abbiamo fatto un viaggio a Lisbona, lì ho trovato un mio amico e mi ha detto appunto che stavano cercando persone nello studio dove stava lavorando in Portogallo, e quindi alla fine poi ci siamo trasferiti in Portogallo, ci siamo buttati perché non sapevo cosa mi sarebbe aspettato nello studio, non lo conoscevo, e quindi poi alla fine siamo stati contenti di trasferirci perché appunto siamo atterrati in piedi. Braga è molto molto carina. Sì, inizialmente noi non la conoscevamo nemmeno, cioè non l'avevo nemmeno mai sentita, perché comunque Braga è la terza città del Portogallo, però noi avevamo sempre sentito parlare di Lisbona, di Porto, ma mai di Braga. Abbiamo visto delle foto, siamo andati un po' così senza sapere, ci siamo buttati, insomma, però diciamo che la voglia di cambiare era tanta, e quindi io gli ho detto a Marco: ascolta, il treno passa una volta, quindi bisogna prenderlo, andiamo, buttiamoci. E niente, siamo stati contenti poi della scelta, insomma. Ovviamente più sole, cibo buono, insomma, l'estate che esiste. Sì, comunque una cultura più simile anche a quella italiana, a quella spagnola, insomma, siamo stati contenti poi della scelta. E ora appunto è quasi 4 anni che viviamo qua e abbiamo intenzione di rimanerci ora. Perlomeno per un bel po', poi vediamo. Sempre le valigie in mano, poi alla fine stanno. Ci siamo stancati, ma anche di spostarci. Sì, comunque insomma, dai, inglese, spagnolo, portoghese. Portoghese, diciamo, ancora da migliorare, nel senso che lo capiamo bene, le mie colleghe sono tutte portoghesi, quindi capirlo lo capisco, parlare, diciamo, ancora da migliorare, la grammatica, la pronuncia. Anche perché non è facile, ovviamente noi siamo italiani e parliamo italiano in casa, e quindi con questa situazione del Covid è anche difficile vedere altre persone per poi magari scambiare 2 parole in portoghese. Perché comunque ora noi stiamo lavorando da casa, in remoto, quindi comunque sì, abbiamo sempre i meeting, però i contatti sono minori rispetto a prima, quindi anche l'approfondimento della lingua si è un po' fermato rispetto a prima. Poi i miei colleghi sono spagnoli, quindi io parlo spagnolo nel lavoro, quindi lo parli quando vai fuori, vai a fare la spesa, fai agli uffici, fai le telefonate, vabbè, anche quello serve. Serve, sì, certo. Lo parlano l'inglese lì? L'inglese lo parlano bene, i portoghesi, vabbè, a volte magari può capitare le persone un po' più anziane che lo parlano poco o non lo parlano, però in generale penso che anche rispetto all'Italia l'inglese sia parlato di più e anche meglio. Secondo voi, secondo la vostra esperienza, diciamo, se uno venisse a vivere lì, se la può cavare con l'inglese per lavorare e per vivere, oppure bene? Allora, sì, anche riguardo ai lavori, io posso raccontare la mia esperienza. Nel frattempo mi sono un po' specializzata anche nell'ambito dei social media, anche per il blog appunto che abbiamo, perché noi appunto abbiamo un blog di viaggi che si chiama staccheviaggia.com, quindi parliamo di viaggi principalmente in Portogallo, e appunto mi sono iniziata a specializzare anche nell'ambito dei social media. Io ora lavoro come social media manager nella stessa azienda appunto dove lavora Marco, però quando sono arrivata qua praticamente io non avevo lavoro perché avevo lasciato il lavoro in Scozia, e quindi ho avuto questa offerta di lavoro tramite un'agenzia interinale per lavorare, diciamo, in una specie di customer service. Ci sono molti lavori di questo genere dove richiedevano proprio le conoscenze delle lingue, e si richiede spesso di conoscere l'inglese e anche la lingua madre, che nel mio caso era l'italiano. Quindi quello potrebbe essere magari una cosa che può anche aiutare per iniziare a lavorare quando si arriva qui, anche per una persona che appunto non conosce il portoghese. E poi sicuramente come lavoro anche nel settore turistico, nella ristorazione ce ne sono di offerte di lavoro, soprattutto se si vive in una città o comunque nel sud del Portogallo come l'Algarve, che è molto turistico. Lì sicuramente anche in questi settori si riesce a trovare qualcosa, insomma, soprattutto anche nella stagione estiva. Perché voi siete toscani, mi sembra di capire, Sì. Noi siamo della provincia di Livorno. Cuore toscano, sì. Grandi. Come te. Come me, ovviamente. Toscano. Ci manca il mare delle nostre mare, zone, perché qua abbiamo l'oceano, però per noi è freddissimo. È congelato. D'estate ci andiamo a camminare, ma fare il bagno no, non si può. Anche solo mettere i piedi per noi l'acqua è gelata. Ovviamente al nord del Portogallo è ancora più congelata che se vai in Algarve. È fredda l'acqua, però puoi fare il bagno. Qui ti congeli i piedi. Lì insomma inizia a essere in su, Mamma mia. Sì.
E ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. E poi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao! Ma visto che parlavate della situazione appunto lavorativa, lì com'è? Lavoro ce n'è, si trovano lavori, gli stipendi sono buoni, si guadagna bene? Allora, gli stipendi... Prima erano più bassi, nel 2015 lo stipendio minimo era 505 euro, nel 2022 ora è sui 700 euro, con la previsione di arrivare nel 2023 a 750 euro. Il salario minimo non è alto. Noi abbiamo una situazione un po' particolare perché la nostra azienda non è portoghese, è più internazionale come azienda, quindi abbiamo gli stipendi un po' più alti. È un lavoro anche molto di nicchia, diciamo, molto per il settore in cui sì, lavoriamo. Però lavori, diciamo, normali, tra virgolette, non chi fa il medico, l'avvocato, gli stipendi non sono alti. Poi vabbè, bisogna considerare anche il costo della vita, nel senso ovviamente. che il costo della vita in Portogallo, per esempio, per quanto riguarda fare la spesa, è più economico che in Italia. Poi ci sono alcuni prodotti che costano di più magari che in Italia, tipo i saponi, gel doccia, queste cose qui sono importate, quindi costano parecchio di più. Mentre invece, per esempio, noi siamo grandi amanti del pesce, da buoni toscani che veniamo dalla costa, appunto, e il pesce costa pochissimo, cioè ma pochissimo, veramente poco, cioè che se uno volesse lo potrebbe mangiare anche tutti i giorni. Siamo andati a comprare più di 1 chilo di calamari, erano in offerta, abbiamo pagato 1,43 euro, freschi. Anche i prodotti del panificio, pasticceria, i prezzi sono più bassi rispetto all'Italia o rispetto ad altre nazioni. Un caffè costa 70 centesimi. Sì. Cavolo, molto più bassi allora. 70 centesimi dove abitate voi, cioè che è già comunque una città. Poi considera che già se vai, per dire, noi ci siamo stati in Algarve, ti sposti al sud, non è che sia carissimo, però essendo più turistico, naturalmente magari il caffè lo paghi 1 euro, come se vai a Lisbona, sicuramente rispetto a Porto o a Braga pagherai di più. La cosa bella qui in Portogallo sono i menù settimanali, perché dal lunedì al venerdì riesci a mangiare un menù completo dai 6,50 € agli 8,50 € hai il menù completo, che vuol dire un piatto di carne o di pesce compreso di contorno, perché qui il piatto principale è sempre col contorno incluso, una minestra, la soppa che c'è sempre, da bere, il caffè e a volte anche il dessert, quindi insomma tanta roba. E poi le porzioni sono abbondanti di solito. Quello appunto che sono enormi le porzioni in Portogallo. Vabbè, naturalmente il fine settimana sono più cari, i prezzi, c'è il menù alla carte, però diciamo tra settimana anche per chi lavora c'è sempre l'opzione di mangiare anche poco, insomma. Sì, ora poi si ritorna a parlare del lavoro, ma ora che mi parlavate del costo della vita, cosa che magari può interessare a chi si può trasferire, tipo gli affitti, oppure non so, eventualmente se uno volesse comprare una casa, le bollette, queste cose qua. In questi ultimi anni sono un po' alzati i prezzi, prima erano più economici e qui a Braga diciamo che partiamo da 750-800 al mese, quindi già sono un po' cari. Stiamo parlando di un T1, T2, che qui in Portogallo T1, T2, T3 vuol dire T1 che ha una stanza da letto, T2 ha 2 stanze da letto e così via. T0 è un monolocale. A Porto diciamo che si sale un pochino dagli 850 in su, poi dipende anche dallo stato della casa, dipende dalla zona, però io sto dicendo in centro, su per giù, questi prezzi, T1, T2. Ok, quindi con una camera /2 si va su quelle prezzi lì. Quindi appartamenti, se uno per dire volesse affittare una casina diciamo da solo, lì nelle città è più difficile, deve andare fuori. Ci sono delle zone, per esempio qui c'è una zona che si chiama Palmeira, che è un pochino fuori Braga, lì magari si riesce anche a trovare case, un po' più proprio case, non solo appartamenti, non ti so dire i prezzi. E poi ovviamente Lisbona, lì saliamo assurdo, io ho fatto un po' una ricerca e siamo sui 1.000 euro per 50 metri quadrati, sono veramente folli. Cioè c'è molto turismo e quindi naturalmente anche i prezzi sono lievitati molto, insomma. Per quanto riguarda le utenze, le bollette, appunto, qui l'acqua è economica. Noi paghiamo sui 25 euro al mese. Boia. Quindi qua centinaia. E chi più ne ha più ne metta. L'elettricità invece noi abbiamo una casa tutta elettrica, quindi con un boiler elettrico. Prima pagavamo sui 60 euro al mese, ora con l'aumento dell'elettricità siamo arrivati a pagare più di 90 euro. L'elettricità è più cara rispetto all'acqua. E anche la benzina, 1,7 forse. 7, 1,8.
molto abbastanza cara, sì. Per quanto riguarda comprare una casa, sono aumentati tantissimo i prezzi qui a Praga, immagino anche in generale tipo a Lisbona e anche a Porto. Ora, per esempio, per trovare una casa nuova, diciamo, sui 220.000 euro in su. Delle volte mi domando, il tenore della vita dei portoghesi non è alto, come può permettersi un affitto, come può permettersi una casa? Infatti è un po' un contrasto un po' strano. E comunque considerate anche che Braga non è una città turistica come Porto ancora, però sta diventando una città comunque anche che inizia a essere un po' più conosciuta anche dai turisti. Addirittura ora è stata candidata come capitale europea della cultura del 2027, quindi insomma anche quella è una cosa a cui ambiscano molto, perché sarebbe un riconoscimento molto importante. In effetti è molto carina Braga. Se mi dite che lì gli stipendi sono molto più bassi, questo prezzo qui di casa è tanto, sì. E poi ecco, vi volevo chiedere, per quanto riguarda il lavoro, avete detto insomma che gli stipendi non sono un granché, però anche il costo della vita chiaramente è più basso. E se invece uno volesse venire lì e aprire un'attività in proprio, sapete un po' insomma che costi ci sono, se ci sono delle restrizioni particolari, oppure insomma se magari conviene di più, perché ecco, uno forse può guadagnare anche di più, non lo so. Allora, premetto che non avevamo molte informazioni su questo personalmente, perché comunque facciamo un lavoro da dipendenti, quindi non ci siamo mai per ora interessati a questo. Parlando di costi, non so dare delle indicazioni, perché non sono riuscita a sapere proprio indicazioni di costi. Più che altro posso parlare un po' del processo, come funziona il processo per aprire un'attività qui in Portogallo. Quindi non mi sembra, da quello che ho visto, complicatissimo. Bisogna prima di tutto ottenere un visto per imprenditori immigrati, che si chiama visto D2, e questo si fa in Italia presentando un business plan a uno dei consolati portoghesi che si trovano in Italia. Quindi già dall'Italia si può iniziare questo processo. Per quanto riguarda poi aprire un conto qui in Portogallo, se uno fa parte dell'Unione Europea, ci vuole un passaporto, quindi non bisogna avere permessi di soggiorno, basta avere una somma minima, mi sembra che era 250 euro, vai col passaporto alla banca, quindi è molto semplice. Mentre per esempio in Scozia è stato molto complicato, cioè lì veramente devi dimostrare di avere un'entrata, di avere un lavoro, poi bisogna fare il NIF, praticamente il NIF è il codice fiscale portoghese, questo si fa al Finanzas, che sarebbe quello che è l'agenzia delle entrate, quindi bisogna andare lì, presentare dove vivi praticamente, che può essere per esempio il contratto di affitto della casa, e quindi ti fanno questo NIF, che questo serve sempre. Poi una volta scelto il nome dell'attività, si deve registrare l'attività presso la Direção General dos Registros e de Notariado, che è un ufficio specifico praticamente dove viene fatta questa registrazione, e la procedura indicativamente va da 10 ai 15 giorni. Un'altra cosa da fare è iscriversi alla Seguridad Social. La Seguridad Social sarebbe, diciamo, l'INPS portoghese. E poi, come ultima cosa, bisogna avere il NIB. Il NIB sarebbe il numero di banca necessario per avviare un'impresa. Come un po' l'IBAN, il NIB è quello per le imprese, appunto. Per informazioni, già chi si volesse informare dall'Italia, c'è un sito appunto della Camera di Commercio Italiana per il Portogallo, che è ccitalia.pt, dove praticamente lì si possono avere delle informazioni. Non mi sembra così complicatissimo, insomma, come procedimento. Cioè non ci vuole una persona magari del posto che debba affiancare, non è così. Lì, a quanto so, le tasse non sono tanto alte, perché so che ci vanno tanti pensionati, dicono che le tasse sono più basse. Voi sapete un po' all'incirca quanto si paga le tasse lì? Il mio lavoro è specializzato, quindi per tutti i lavori specializzati come medici anche, oppure magari informatici o artisti di teatro. C'è proprio una lista specifica, no? di tutte le professioni che possono avere un'agevolazione fiscale. Nel nostro blog, nella sezione Expat Trasferirsi in Portogallo, lì si può trovare il link che riporta tutte le categorie che hanno diritto a questo beneficio. Se sei in una di queste categorie, avrai appunto il beneficio di pagare solo il 20% delle tasse per 10 anni, quindi è buono. Vale sempre la pena di informarsi. Per questi residente non abituale sarebbe residente non abituale, quindi una persona che dall'estero viene a vivere qui, è una cosa che poi va segnalata nella dichiarazione dei redditi e quindi rientra, in questo programma di agevolazione. Finito il beneficio, dopo 10 anni si
pagano le tasse che corrispondono in Portogallo. E un altro sito che mi sembra interessante segnalare è quello che si chiama Dottor Finanzas, perché praticamente lì si possono vedere tutti i vari scaglioni, diciamo, della tassazione. Quindi in base allo stipendio che si guadagna si vede qual è la tassazione per il tuo reddito, diciamo. Quindi è molto utile. Sì, la parola Finanzas. tassazione si dice male un po' tutti, torna un po' male. È complicato. Anche a me. Quindi lì potrete trovare queste informazioni che sono utili. Addirittura c'è anche uno strumento che ti fa un calcolo automatico, cioè in base a quanto guadagni ti fa un calcolo anche di quanto ok. è appunto quello che ti rimane anche del tuo stipendio netto e le tasse che paghi. Io l'ho usato molto all'inizio per capirci un po' qualcosa. E per quanto riguarda i pensionati, praticamente si devono iscrivere sempre a questa lista di residenti non habitual, quindi dovranno prendere le residenze in Portogallo. Prima del 2020 le regole erano che qui in Portogallo non si pagava le tasse sulle pensioni, zero. Ma dopo il 2020 alcuni stati si sono lamentati, perché immagino che venivano tutti qua in Portogallo, e allora il Portogallo ha cambiato la normativa e dal 2020 i pensionati pagano solo il 10% di tasse. Non possono beneficiare di questa cosa le persone che hanno lavorato nell'amministrazione pubblica in Italia. Enti governativi erano definiti, diciamo. Sono fregati quelli lì, eh? Sì, quindi anche se prendono la residenza in Portogallo pagheranno sempre le tasse sulle pensioni con una tassazione italiana. Vabbè, comunque le tasse penso che lì siano comunque sempre inferiori rispetto a qua. Se uno apre un'attività in proprio o da dipendente sarà sempre meno, no? Tanti so che sono venuti lì anche per aprire un'attività in proprio, quindi di sicuro saranno più basse che qua. Sì, ma infatti il Portogallo insomma apre volentieri le porte a chi vuole appunto installare un'attività. Sì. Bene. Per esempio qua a Braga c'era un ristorante italiano nella piazza centrale, poi ne ha aperto un altro, sempre degli stessi proprietari. Quindi vuol dire che lavorano. Sì, lavorano. Anche perché la cucina italiana piace da tutte le parti, piace anche in Portogallo, non fa eccezione, insomma. Nonostante abbiano il baccalà, che fanno tipo 101 ricette, il baccalà qua. Che è il piatto tipico loro? Il baccalà, sì. Il baccalà è uno dei piatti forti qui, veramente. C'è sempre al ristorante, non può mai mancare. Allora, ora che abbiamo parlato un po' di queste cose, io vi volevo chiedere come sono i portoghesi rispetto anche a noi, se avete notato qualche stranezza, come sono le differenze di cultura fra noi e loro. Allora, quello che abbiamo notato è che sono un po' riservati. Perlomeno all'inizio, sì. Non sono come gli spagnoli. No, sono un po' riservati, però comunque sia, cioè appena magari ci prendi un po' confidenza, li vedi fiorire, diciamo che comunque sia, sì, sono simpatici e poi sono anche accoglienti, molto accoglienti. E la cosa bella è che comunque anche se non parli bene la lingua, cioè loro cercano di capirti, si sforzano, cercano proprio di aiutarti, di metterti a tuo agio. L'altro giorno era una visita medica, hanno subito capito che era italiana. Sei italiana? Di dove sei? Cioè comunque gli italiani sono ben accolti, in generale anche gli stranieri, cioè è una popolazione abbastanza aperta per questo, insomma. Stranezze, non è che abbiano delle stranezze particolari, sono molto legate alle tradizioni, quello sia le tradizioni folcloristiche, le loro tradizioni popolari, e da una parte è anche bello perché comunque sono delle tradizioni che si tramandano anche dalle vecchie generazioni, le loro danze tipiche. A volte vai in questi paesini e vedi gli anziani che ballano, insomma sì, queste cose sono molto ancora presenti. E poi c'è una festa molto particolare, si festeggia soprattutto nel nord, sarebbe San Giovanni, che è praticamente a giugno, in cui qui al nord fanno una cosa che per noi era stranissima. La gente si riversa nelle strade, c'è tantissima gente e hanno questi martelli di plastica e lo danno in testa alla gente che passa. Oppure ti buttano, diciamo, una pianta di aglio, quindi che puzza tantissimo. Non lo so se, cioè, queste tradizioni proprio che non siamo ancora riusciti a capire da cosa derivano, è sicuramente da provare. Se venite qui a Braga o a Porto, insomma, di fare un'esperienza del genere. La cosa che mi piace dei portoghesi è che hanno molto rispetto delle regole e anche un grande senso civico. E questa è una cosa bella, cioè anche ora per esempio col Covid la gente è molto disciplinata a rispettare anche le restrizioni che c'erano, le mascherine, cioè in generale la gente segue le regole.
favorevole appunto. E anche parlando anche di vaccini, cioè il Portogallo è uno dei paesi europei più vaccinato in Europa. E poi Quindi anche il paese è molto sicuro. Sì, il Global Peace Index, quindi l'indice globale della pace, il Portogallo è al 4º posto, quindi considerando tutto il mondo praticamente, quindi è molto sicuro come paese. 4º posto nel mondo? Sì, è L'anno molto scorso era il sicuro. terzo, quindi insomma un terzo quarto. E questo sicuramente è anche una cosa che persone che pensano poi di costruirsi una famiglia, cioè sicuramente che spinge anche a sceglierlo come meta, perché è un posto molto tranquillo, cioè qui io posso uscire tranquillamente la sera da sola senza avere nessun tipo di preoccupazione, insomma. Non tentano in casa, non rubano, non ci sono queste cose. Allora, noi perlomeno anche notizie di non abbiamo sentito. A volte anche qui capita di vedere qualche vetro, delle vetrine inclinate, certo, non è che voglio dire che non succeda mai niente, però la città comunque è abbastanza tranquilla. Abbiamo vissuto anche in Scozia, lì a Glasgow possiamo dire che invece lì non è tranquilla, il livello diciamo di delinquenza è alto, c'è molti disagi sociali, qui in confronto è un paradiso, cioè è proprio tutta un'altra storia. Poi sicuramente se uno va per dire a Lisbona, anche lì ci sono dei quartieri più malfamati, è una capitale, quello bisogna sempre ricordarselo, o anche già a Porto ci sono situazioni magari un pochino a volte peggiori di quelle che ci sono qui a Braga, però comunque in generale il Portogallo è sicuro come paese. Sicuro, anche al sud che magari è una zona un po' più turistica, è tranquillo anche lì. Sì, molto tranquillo, sì. Cioè, si piace molto il Portogallo perché ha tanti pro. È piccolo il Portogallo e questo diciamo è un pro del Portogallo perché puoi raggiungere qualsiasi destinazione in poco tempo e c'è una varietà di paesaggi vasta. Ci sono le montagne, c'è l'oceano a poco tempo di distanza. C'è molto verde. C'è molto verde. Qui al nord noi abbiamo il Parco Nazionale di Gerezzi che è un polmone verde. A noi piace camminare, ci sono tantissimi trekking, tanti percorsi tra la natura. Poi se uno vuole andare appunto al sud, in Alentejo, in Algarve, ci sono le spiagge, ci sono queste scogliere bellissime dell'Algarve dove noi siamo stati, abbiamo fatto un on the road il secondo anno che eravamo qui, quindi insomma è molto varia. E poi se ci si sposta anche sulle isole, quindi si va alle Azzorre o a Madeira, è molto selvaggia, c'è molta natura, cascate, la vegetazione subtropicale, è molto vario come paesaggio, diciamo. Già che siamo all'argomento, appunto, ditemi anche i pro e i contro. Quindi avete detto, però il popolo portoghesi sono persone con cui ecco, si sta bene insieme, persone molto rispettose, no? Poi sicurezza, appunto, avete detto. La sicurezza, può arrivare da tutte le parti. Sì, la varietà dei paesaggi sicuramente, e comunque anche il cibo sicuramente è un pro, perché comunque anche per un italiano che si trasferisce qui c'è molta scelta, è una cucina comunque sana, penso che uno si trovi bene insomma da questo punto di vista. Si mangia bene, il clima è perfetto. A posto. E poi diciamo che i contro, c'è un grande contro che è purtroppo la sanità. Quindi parliamo anche della sanità, allora vai. C'è la sanità pubblica, però è come se non ci fosse. Se te devi andare dal dottore di famiglia, puoi aspettare 2 mesi, un mese minimo. Si chiamano centri di salute, sono quelli che da noi sono appunto il medico di famiglia. La cosa che io vi consiglio di fare è appena arrivati qua prendete il medico di famiglia, perché comunque è sempre bene avercelo per un qualsiasi bisogno. Però per avere una visita medica naturalmente i tempi sono lunghi, ci sono possibilità di avere, le visite si chiamano consulta, una consulta in breve tempo, però se è una cosa urgente, quindi te ti devi presentare la mattina stessa presso al centro di salute per un particolare problema, non so, hai mal di pancia forte, ti sei fatto male a un ginocchio, quindi una cosa comunque urgente, in quel modo ti danno un appuntamento in giornata. Però se te devi avere un appuntamento per una cosa, non lo so, ti devi far segnare delle analisi del sangue non urgenti, oppure devi farti visitare una cosa non urgente, puoi aspettare anche un mese, a volte anche 2. Perché si la piglia con comodo? Ci sono pochi medici, tanti pazienti naturalmente, poi considera che qua sono arrivate anche tantissime persone dal Brasile negli ultimi anni, quindi comunque la popolazione è aumentata non solo per loro, ma comunque c'è tanta richiesta e i medici sono pochi purtroppo. Però appunto ci sono delle assicurazioni private, ci siamo fatti un'assicurazione privata perché è impossibile, se hai bisogno di andare dal dottore non puoi aspettare
aspettare 2 mesi. Ce n'è una che vale solo per un ospedale che costa 13 euro al mese, quindi questo è veramente poco. Sì, io per esempio ne ho una invece con il lavoro, abbiamo avuto una leggera agevolazione insomma di prezzo, spendo sui 30 euro e ho accesso a tutti gli ospedali, quindi che hai bisogno anche per dire di andare da uno specialista, se vai attraverso ospedale può passare anche veramente, mi informavo per lui per una cosa, un anno se una consulta non è urgente, quindi naturalmente poi uno va da uno specialista al privato. E ovviamente con l'assicurazione privata i costi per esempio di un'ecografia o anche di una visita sono molto bassi, cioè noi paghiamo per una visita specialistica 15 euro con l'assicurazione, e comunque anche senza assicurazione le visite specialistiche privatamente sono molto economiche rispetto all'Italia, perché qui si parla di 70 euro, non si arriva mai ai 100 euro, nemmeno se uno non ha l'assicurazione. In comparazione con i 150 italiani. Cioè 50, 200, sai, dipende. 200, 100. Perlomeno appunto la sanità pubblica non funziona bene, però per quanto riguarda le visite poi private i prezzi sono più contenuti. Se uno si fa l'assicurazione privata come avete voi, vabbè, paghi comunque poco, lo fai subito, non devi stare aspettare tanto. Sì, ci sono certi specialisti che magari ce ne sono di più, quindi anche il giorno dopo hai la visita, magari per altre cose invece aspetti anche 3 settimane, dipende da che tipo di visita è, però magari c'è la possibilità, siccome essendoci vari ospedali o vari centri, di riuscire a trovare qualcosa anche in tempi brevi. Ci sono proprio gli ospedali privati lì? Sì, qui ce ne sono 2. Ma la sanità lì è di qualità per la vostra esperienza? I medici sono preparati? Sì, poi anche lì a volte è un po' fortuna, a volte è conoscere, però comunque in linea di massima sì. Poi tanti specialisti parlano anche l'inglese o anche lo spagnolo, soprattutto se sono giovani. Noi avevamo un amico, un collega che lui non parlava portoghese, parlava pochissimo, e è sempre riuscito comunque a andare da solo alle visite, perché con l'inglese riusciva comunque a trovare sempre specialisti anche che parlassero anche inglese. E poi un altro contro, diciamo, sono un po' gli stipendi, perché sono bassi. Poi non ne trovo altri di contro, sinceramente, di vivere in Portogallo. Si sta bene, siamo contenti, quindi... Vivendo al nord, almeno nei primi anni, abbiamo visto un po' più di pioggia, quello sì, però comunque il clima è molto mite, non ci sono mai inverni rigidi, però già se uno sta al sud il clima è sempre mite, ci sono tante ore di luce. Al sud è più caldo di qua, però comunque sia, qua per esempio non passano mai di 0 gradi, mai. E siete al nord. Sì, quindi nel sud si sta meglio. Qui per esempio al nord d'estate è caldissimo. Sono quelle giornate più calde. E ricordo un'estate siamo arrivati a 40 gradi. Sì, infatti sì, un condizionatore in casa fa comodo. Fa comodo lì, quindi anche al sud sicuramente ci vorrà. Braga, appunto, non essendo sul mare c'è anche un po' meno ventilazione, quindi quando ci sono quelle estati proprio calde, cioè quelle giornate calde si muore. Comunque Braga è a mezz'ora dall'oceano. Sì, è mezz'ora. Sì, perché ho sentito dire che comunque in Portogallo c'è parecchio vento, ora non so in che zone, ma essendo sull'oceano. Al sud, per esempio, noi siamo stati nella punta di Sagres, che è la punta più estrema, dove ci vanno infatti anche tutti a surfare, così lì veramente c'è un vento assurdo. C'è un'altra località che si chiama Nazaré, dove ci sono le onde più alte del mondo, onde altissime, ancora non l'abbiamo visitato, ma contiamo di andarci. Sì, boia. Molto spettacolare. E come attenzione all'ambiente, com'è lì? È un paese che è attento all'ambiente, sono avanti nella raccolta dei rifiuti, queste cose qua? No, la raccolta dei rifiuti sì. Dove viviamo non fanno la raccolta dell'organico, però ci sono in città dei raccoglitori anche dell'organico, poi per il resto la raccolta differenziata sì, da tutte le parti. Green, io parlo almeno per Braga, secondo me potrebbe essere di più, nel senso che c'è tante macchine, il mezzo principale di spostamento è la macchina, quindi non sono i mezzi di trasporto ma è la macchina. È anche vero che bisogna dire che comunque Braga non è così fornita benissimo dai mezzi di trasporto, nel senso che non c'è una metropolitana, cosa che invece per esempio c'è a Porto. A Porto ci sono i tram, c'è la metropolitana, a Lisbona idem, qui ci sono i bus, ci sono i treni, però naturalmente per spostarsi in città con i bus, perché poi il treno serve per collegare per esempio Braga alle città fuori, Braga a Porto, oppure per Lisbona c'è un treno, l'Alfa Pendular, che è un treno veloce che praticamente in 3 ore e mezzo da Braga sei a Lisbona. E i prezzi anche dei treni sono buoni, diciamo, se li prendi con anticipo. Diciamo che Braga che è al nord e Lisbona che è al sud puoi spendere 20 euro con alta velocità. So che a livello di investire in risorse rinnovabili, per esempio, sono avanti da quel punto di vista. Anche gli autobus sono elettrici. Stanno appunto mettendo degli autobus elettrici appunto per essere sempre più green. Qua stanno tantissimo attenti alle aiuole, ma tantissimo.
bellissimo, proprio quasi maniacale. Ogni settimana vedi appunto i giardinieri all'opera, fanno delle aiuole stupende con i disegni Ma proprio precisissime. precisissime, favolose. Ma solo Però lì? Solo a Braga? sì, il posto dove abbiamo visto le aiuole più curate è qui, a Braga. Ma bellissimo, veramente. Ma poi sono sempre stagionali perché mettono sempre le piante in base alla stagionalità. Quindi secondo me direi un ni, non sono Un proprio ni, grigie. un ni. Potrebbero fare meglio, dai. Ma le città sono pulite lì? Il Portogallo in generale è pulito? Sì, le città sono pulite. Sì. Senti, vi volevo chiedere una cosa che non vi avevo chiesto. Quando mi parlavate prima del Covid, che mi avete detto un po' lì com'è che sono comunque una popolazione che non c'è stato bisogno di mettere tanti obblighi perché comunque ha seguito le regole, le mascherine e tutto. Volevo sapere, ecco, com'era la situazione ora, attualmente, se ci sono degli obblighi, come magari sono anche qua, se per lavorare lì o da dipendente o in proprio c'è l'obbligo di vaccino, se per venire in Portogallo c'è l'obbligo di vaccino. La normativa, diciamo, è uguale per tutta Europa, a quanto so, e quindi per spostarci è richiesto il certificato Covid di 2 vaccinazioni oppure un test PCR fatto 72 ore prima l'imbarco per venire in Portogallo oppure un test antigenico fatto 48 ore prima dell'imbarco. Sì. Sono come in tutta Europa, diciamo ora. Hanno diminuito anche qui le restrizioni, c'è ancora l'obbligo di mascherina in tutti i luoghi chiusi, in tutti i negozi, ospedali, da tutte le parti al chiuso. Per le strade invece non c'è l'obbligo, però devo dire che comunque nei luoghi affollati la gente la mette uguale la mascherina. Certo. Prima, per esempio, la scorsa estate, anche quando uno andava per esempio in un hotel, nei ristoranti, c'era l'obbligo di presentare sempre il Green Pass. Ora non c'è più questo obbligo, nel senso non chiedono, no, non c'è l'obbligo di presentarlo per andare tipo negli hotel o per andare nei ristoranti. Ora l'hanno tolte queste cose. Non ho sentito di regole come in Italia, per esempio, che ci fosse l'obbligo di vaccinazione per poter lavorare, soprattutto in certe categorie. Ora, forse nell'ambito medico può essere che ci sia, però non credo ci sia un obbligo di essere vaccinato per poter lavorare in uffici pubblici o... Un'altra cosa che volevo aggiungere che può essere interessante, che non penso ci sia in Italia, qui tutte le strutture che si sono adeguate per queste cose del Covid e quindi hanno implementato tutte le norme di igiene delle camere, per esempio d'albergo oppure degli spazi del ristorante, espongano sempre fuori questo marchio dal loro locale Clean and Safe. Quindi quando andate lì potete stare tranquilli che lì vengono rispettate tutte le norme per, diciamo, evitare la diffusione del Covid e quindi vengono igienizzate tutte le superfici in un certo modo, eccetera, eccetera. E è molto diffuso, qui in Portogallo, in tutto il Portogallo c'è questa cosa. Per garantire al turista, diciamo, una maggiore sicurezza. E senti, voi lì come passate il vostro tempo? Cosa si fa a Braga? Come si socializza? Insomma. Allora, come passiamo il tempo noi qui a Braga? Il fine settimana noi cerchiamo sempre di organizzare qualcosa. Usciamo un po' da Braga, andiamo fuori a fare un trekking, oppure andiamo a Porto. A Porto, molto bellissimo Porto. È più grande di Braga, c'è tante cose, è più culturale. Una zona molto bella è anche il Douro. E il Douro è favoloso. Che ci sono tutti questi vigneti, cantine, no? Aziende agricole dove si possono fare degustazioni che di qui vino. Si chiamano quintas. Ce ne sono tante. Il Douro è un fiume lunghissimo che parte da centro-nord della Spagna e arriva qua in Portogallo e si getta nell'oceano. E lungo il fiume, qui in Portogallo, verso Porto, diciamo, ci sono delle distese di vigne bellissime, fatte a terrazzamenti, appunto, che danno al fiume. È favoloso. A noi piace molto andare appunto nel Douro. Per chi invece vuole restare a Braga, allora, per uscire è molto carina tutta la zona intorno alla cattedrale, alla Sé di Braga. Sé vuol dire cattedrale. C'è una via di fronte con tutti i barrettini, localini, è molto frequentata da giovani. C'è un'altra via con tutti i ristoranti, anche per il fatto che è una città universitaria, è una città comunque anche abbastanza giovane. Poi so che anche chi va all'università ci sono anche dei locali nella zona più universitaria. Ci sono molti più locali per la cena, per il doposcena ce ne sono meno. Magari se si va per dire a Porto ce ne sono di più, anche di pub, di locali anche per il doposcena, diciamo. Però ci sono anche qui, non è che non ci siano. Abbiamo trovato anche un posto dove fanno lo spritz, è vicino casa, quindi perfetto. Comunque Braga è vivace come città. Fanno tutte queste feste durante l'anno, c'è Braga Barocco,
barocca, Braga romana, fanno tutte queste rievocazioni anche in costume. C'è la notte bianca che è enorme, la fanno a settembre, c'è musica, ci sono concerti nelle piazze. Un modo per conoscere le persone, sicuramente corsi di lingua, le fanno anche all'università. Io per esempio l'ho fatto quando sono arrivata qui, ho conosciuto delle ragazze infatti di altri paesi proprio a questo corso di lingua. Io penso che il miglior modo è il corso di lingua, perché proprio lì ti sforzi, cioè devi parlare per forza il corso di lingua, quindi fai amicizia. Poi vabbè, anche qui ci sono palestre, ci sono corsi di teatro, insomma ci sono delle occasioni anche per chi arriva da solo per potersi comunque fare delle nuove amicizie e inserirsi. Insomma, mi sembra aver capito che c'è gente un po' da tutte le parti anche lì. Sì, ora gli italiani non ce ne sono tanti, No. Sinceramente. Poi vabbè, nell'ambito universitario sì, c'è gente un po' da tutte le parti. Io per esempio ho conosciuto una ragazza cinese, una ragazza cilena. Quindi insomma mi sembra di capire che voi state bene lì, siete felici o comunque avete nei progetti di tornare in Italia? No. Per ora no. Chi ve lo Per fa ora fare? no. Stai lì. Naturalmente le cose che ci mancano di più sono la famiglia, gli amici che abbiamo lasciato lì, anche se di amici effettivamente non ce ne abbiamo tantissimi perché anche i Sono nostri tutti amici, espatriati. però ci stiamo bene qui. Io dicevo prima a lui, se dovessi tornare in Italia è perché, guarda, mi offrirebbero un lavoro in un museo, ma ben pagato, se no non ci torno. Ovviamente non puoi andare a Milano, perché poi alla fine lavori per pagare l'affitto. A Milano, sì. Quindi Per i lavori particolari che avete voi non so neanche qua se poi riuscireste a trovare un qualcosa insomma, ben pagato, non lo so neanche, forse in città come No. Milano. sì, infatti io ho detto Milano appunto perché tanti anni fa ho avuto un'offerta per andare a Milano, ma mi pagavano così poco che io non ci vado a Milano. In questo lavoro su per giù, a parte in Italia non lo so ora come ora, gli stipendi sono un po' equiparati un po' in tutta Europa, sono un po' tutti uguali, per fortuna. Sì, poi lì insomma avete una cosa che magari tanti altri paesi non hanno, che è un clima buono. Sì. E quello vuol dire, alla fine, insomma, quando uno ci deve vivere anno dopo anno, vuol dire tanto, Infatti. Se devo trovare un altro contro, almeno qui col nord, sono i collegamenti con l'Italia. Non siamo molto ben collegati. Per la Toscana, per chi ci ascolta che è toscano, che non abbiamo voli diretti, per esempio per Pisa e nemmeno per Firenze. Quindi comunque noi quando torniamo o facciamo scalo o dobbiamo arrivare a Bologna, perché il volo Ryanair è Porto-Bologna. Da Lisbona è molto più semplice, perché a Lisbona ci sono più tratte, c'è anche Lisbona-Pisa, per buona parte dell'anno c'è anche quel volo lì. Senti, vi voglio fare un'ultima domanda. Qual è stato il momento più duro per voi lì in Portogallo? Insomma, se c'è stato un momento difficile. Non ce n'è stati, sinceramente. Per me non ce n'è stato. Io magari leggermente più difficile di lui, perché io all'inizio avevo questi lavoretti, un po' quello che ti dicevo che avevo trovato, però se dovessi dire un momento difficile no, non l'ho avuto. Penso che anche a noi ci abbia aiutato anche il fatto che parliamo anche spagnolo, quindi questo sicuramente è stata una cosa che ci ha aiutato, nel senso che anche per fare le cose burocratiche, cioè parlando italiano e parlando spagnolo ti permette, anche se non lo sai bene il portoghese, comunque di arrangiarti, qualcosa lo capisci, di farti capire, eccetera. Ma io penso che ci abbia aiutato anche il fatto di aver ricominciato da zero tante volte, infatti. capito? L'esperienza del Portogallo è una in più, le paure, i dubbi che hai quando ti sposti in un altro paese, ormai c'è la gente ionizzata, noi dici vabbè, sarà così, lo scopriremo. Io il momento difficile, se ripenso a un momento difficile per me, è stato in Scozia, perché io quando mi hanno preso a lavorare in questo asilo, ecco lì erano tutti scozzesi e a Glasgow non parlano inglese, parlano lo slang scozzese, quindi il dialetto scozzese. Ma forte, Io ho passato le prime 2 settimane che non capivo quasi niente, cioè è stato un training di quelli proprio duri. Però io voglio dare un consiglio per chi vuole appunto spostarsi all'estero. Se è per paura dello sconosciuto, per quello non abbiate assolutamente paura, perché quello è un ostacolo che vi ponete voi, ma veramente una volta poi arrivati nel paese pian piano uno riesce a fare tutto, e poi comunque non è che è una decisione a senso unico, se proprio uno si trova male può sempre tornare indietro, cioè non perdi niente, anzi anche se noi ora della Scozia ne parliamo come un posto a cui volevamo venire via, però ci sono anche delle cose belle, delle esperienze che abbiamo fatto lì. Anche se avete paura, buttatevi assolutamente, perché io tantissimi anni fa, come ho detto prima, mi sono trasferita a Barcellona solo, pensavo di sapere lo spagnolo, non capivo assolutamente niente quando arrivai lì, e poi piano piano ho imparato lo spagnolo e sinceramente ho disimparato l'italiano, perché dopo 2 anni che
vivevo solo con spagnoli, non riuscivo più a parlare italiano. Io consiglio a tutti di fare un'esperienza di uscire dall'Italia e conoscere un'altra cultura, imparare un'altra lingua, è bellissimo perché poi sono delle soddisfazioni che ti porterai per tutta la vita. Sì, vedi com'è fuori anche dall'Italia, perché sennò uno pensa che sia tutto così, invece no. A proposito di questo, sul blog parlo proprio nella sezione expat come superare la paura per trasferirsi all'estero, e questo io penso che sia un articolo che le persone debbano leggere, perché questa è la mia esperienza e racconto tutto, le mie paure che avevo, i miei dubbi che avevo, che tutti avranno sicuramente prima di trasferirsi in un paese nuovo. Io guarda, quando sono andato a Barcellona dissi vado via per 6 mesi, mi do 6 mesi, ti metti un tempo, mi do 6 mesi, alla fine sono stato 2 anni, cioè voglio dire, quindi cioè, mi sono trovato stra bene, anzi quando io venni via da lì piangevo perché non volevo tornare via, però poi per altri motivi sono tornato. Bene ragazzi, io allora con le domande diciamo che ho finito. Se poi chiaramente volete sapere di più anche sul Portogallo, io vi suggerisco di seguire Marco e Irene sia su Instagram che sul loro blog, che fra l'altro sono veramente fatti tutti e due molto bene. Se poi qualcuno vi vuole contattare direttamente o vuol venire a vedere cosa fate, può farlo, Volentieri, con piacere. se avete domande scriveteci pure, ci fa piacere dare qualche consiglio, qualche informazione. Spiegateci un attimo brevemente come mai si chiama Stacca e Viaggia. Questo viene da un viaggio che abbiamo fatto quando abitavamo in Scozia e siamo andati a Fuerteventura. L'idea del blog appunto è nata su una spiaggia di Fuerteventura, dalla voglia di staccare la spina, riferendosi diciamo in quel periodo alla Scozia, e viaggiare. E quindi appunto abbiamo pensato perché non mettiamo su questo progetto, e da lì poi è nato il blog, è nato Instagram. Ci piace appunto raccontare ora come ora il Portogallo, quindi il nostro blog è incentrato sul Portogallo. Abbiamo una sezione anche di expat perché parliamo appunto della nostra esperienza da expat e come ci si trasferisce in Portogallo, ma anche appunto dei posti da visitare, consigli su cosa visitare e altri consigli su dove mangiare. E poi parliamo anche di alloggi ecosostenibili, perché quando possiamo noi cerchiamo di alloggiare in alloggi ecosostenibili o comunque a contatto con la natura. Però questo riguarda non solo il Portogallo, ma Europa e nel mondo. Portogallo principalmente, però non solo. Bene, quindi iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i nostri prossimi video con i nostri Italian Globetrotter in giro per il mondo. Mettete un bel like se vi è piaciuto questo video e se avete qualcosa da dirmi, insomma, commentate. Se avete qualche domanda, ecco, potete sia contattare me, che io poi contatterò direttamente Marco e Irene, oppure ecco, potete contattare direttamente loro e cercheremo di aiutarvi. Ragazzi, vi ringrazio tanto per essere stati Ti ringraziamo noi qui a Italian Globetrotter. Una bella chiacchierata. Una chiacchierata fra toscani. Tra toscani, fa piacere, dai. A voi magari che siete là, insomma, sentire un po' di calore toscano vi fa piacere ancora più che a me, magari. Sì, assolutamente. Mi ha fatto tanto piacere, insomma, avervi qui con me. Vi mando un bel abbraccione dalla Toscana, dall'Italia. Bene, ci fa piacere, la nostra Toscana. Grazie davvero, mi ha fatto veramente piacere. Grazie a voi. Un saluto allora ai nostri Italian Globetrotter dal Portogallo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao, statemi bene. Anche te, ciao. Ciao. Ciao.